Di tutte le macchine che io ho utilizzato, mai avrei pensato che questa sarebbe stata tutto quello di cui io ho bisogno. Questa è una Pentax Espio 738S, che era la macchina che utilizzavo da bambino per scattare quello che capitava. Di recente ci ho messo un paio di rulli, ho fatto delle foto carine, ne ho anche parlato in un video. In passato invece ho fatto delle foto un pochettino meno carine. Ma la cosa che vi ho detto su questa macchina qui è vera sul serio? È davvero tutto ciò di cui ho bisogno? Nì, è un po' vera e un po' falsa. Ciao a tutti, io sono SciottItNC e benvenuti nel mio canale di fotografia analogica. Allora, partiamo dal preambolo che mi ha portato a fare questo video. Qualche tempo fa mi si sono rotte entrambe le macchine fotografiche nello stesso giorno, praticamente nello stesso momento. Panico. Con che scatto? Come faccio a scattare? Come faccio a fare altri video? Riuscirò a ripararle? Che tipo di spesa sarà? Non ci ho dormito un paio di notti. E come potrete capire questa roba è assolutamente comprensibile. Ma se sentirsi persi è comprensibilissimo, è anche vero che siamo persi. E mentre pensavo ero a casa, ho guardato sulla libreria ed è apparsa lei. Cioè non è che è apparsa per davvero, è che era lì e non la stavo guardando da parecchio tempo ormai. Ci ho posato gli occhi, quindi l'ho guardata e ho pensato ma se questa fosse una soluzione al problema? Io una fotocamera ce l'ho, le pellicole ce le ho, posso scattare. Di sicuro mi è capitato di pensare che la qualità del lavoro che qualcuno fa è definita in buonissima parte dalla qualità dello strumento con cui fa il lavoro. In una percentuale questo ragionamento è abbastanza vero. Spoiler, è una percentuale piccolissima. Applicarlo in maniera troppo rigida è malissimo, fa malissimo, ti fa un male boia perché ti svaluta completamente. Pone l'attenzione del processo creativo non su te stesso e sulla tua visione, ma sul mezzo con cui realizzi quella visione lì. Ora io non voglio fare troppo il filosofico perché è chiaro che se abbiamo questa in mano o una macchina top tier come una Leica M6, il risultato tecnico è diverso. Ma è altrettanto vero che una macchina con tali capacità tecniche così perfetta, se data in mano a qualcuno che magari non coltiva la sua visione, non si dedica con lo stesso interesse, la stessa passione di qualcuno che invece ha una compattina in mano ma invece si coltiva così tanto e mette tutto nell'arte fotografica, il risultato può non essere all'altezza anche se hai una Leica M6 in mano. La realtà è che l'unico strumento veramente indispensabile, imprescindibile, siamo noi, con la nostra visione artistica e con il nostro tipo di sensibilità artistica. Io devo scattare, io voglio scattare, quindi utilizzo questa che è l'unica cosa che posso usare in questo momento per continuare a coltivarmi. Da quel momento io ce l'ho ogni giorno nello zaino ed è super divertente perché posso prendere e scattare qualsiasi cosa che io trovi casualmente per strada e se io avessi fatto il presuntuoso, avessi detto no, questa è una macchina scarsa che non vale la pena utilizzare, io non avrei scattato alcune fotografie. Mi sono dato una possibilità. Il mio ultimo video che trovate sul canale è un racconto nel quale spiego che sto riscoprendo la street photography dopo anni in cui la reputavo un genere A non interessante, B che non si sposava con le mie caratteristiche, C che non avevo la minima intenzione di perseguire. E mi sono trovato a doverlo girare nel momento in cui entrambe le mie macchine fotografiche non erano funzionanti. E quindi io quel giorno ho scattato con questa Pentax MZ5 che mi ha prestato il mio amico Sandro e che mi ha salvato perché senza questa io non avrei potuto girare il video. E le foto che sono uscite fuori sono... non so, bellissime, secondo me, almeno le mie perché ero con altri fotografi. Ed è forse colpa della macchina fotografica? No. È colpa del fatto che io la mia visione da street photographer non l'ho mai coltivata. È normale che per cominciare uno debba fare schifo, si debba dare la possibilità di crescere all'interno di quello schifo che ha prodotto per migliorare. C'è sempre un sacco di valore nel coltivare la propria visione piuttosto che arrendersi al fatto che non abbiamo i mezzi. E questo mi fa venire in mente una roba che mi è successa un paio di mesi fa. Ho fatto una classe con un coach americano che si chiama Donovan Barrett, andatelo a cercare, è bravissimo, che mi ha convinto perché è uno dei primi coach che io ho trovato online che non si basava su guarda devi mettere questo hashtag qui, pubblicare il reel 7 volte al giorno e vedi che numeri schizzano, tac, ma si concentrava sul tipo di persona che aveva davanti e su quello che voleva fare. E una delle cose che lui ha detto è un esempio molto calzante. Prendete due persone che devono andare in palestra, la prima ci va anche con vestiti magari un po' scrausetti perché vuole iniziare a allenare, ha la borraccia un po' abbozzata, va comunque in palestra, l'altra invece
ordina il kit perfetto su Amazon, attende che magari il nutrizionista che lo segue gli dia la dieta perfetta, vuole prendere le scarpe perfette per andare in palestra, eccetera. Nel momento in cui lui attende che si verifichino queste cose qui, l'altra persona ha già 2 settimane di allenamenti. Show up imperfectly. Non è disciplina tossica, non è fare la cosa che ti piace anche a costo di drenarti e di non volerla fare mai più. È un modo di celebrare la propria creatività e utilizzare i mezzi che abbiamo e fare il meglio che abbiamo con quello che abbiamo. Quando l'altro giorno sono arrivato vicino al lavoro, io adesso lavoro a Castel Sant'Angelo, scendendo dalla macchina davanti a me c'era un signore che stava di fronte al castello e si è creato questo scenario molto bello, almeno nella mia immaginazione, e l'ho potuto fare grazie a questa macchina qui. È praticamente impossibile avere sempre con sé il mezzo perfetto per cogliere l'ispirazione al meglio possibile in qualsiasi momento. Questa roba è assurda e non sto dicendo che io non sia reticente a utilizzarla, è molto spesso questi pensieri intrusivi che dicono ma non è una macchina capace di fare grandi foto come quella che utilizzi di solito, ci sono ancora, ed è vero, è meno valida a livello tecnico della mia Kodak Retina e della Mamiya, ovviamente è meno valida, e ci ho pure tirato fuori poche foto belle, un paio forse da questa qui, ma la vera domanda è quanto tempo ho dato a questa macchina per capirla, capire come funziona, dove va al meglio e dove invece rende peggio rispetto agli anni che ho passato sulle altre 2 macchine. Mi sono dato la possibilità di coltivare la mia visione attraverso questo strumento? Questa è una roba fondamentale secondo me. Mettersi in gioco, essere più spensierati, meno presuntuosi e vedere che cosa succede con quello che si ha. Credo che ti diverti anche molto di più facendo una cosa del genere. Penso proprio di sì. Ah, una cosa importante prima di chiudere il video. Al momento in cui sto girando non ho ancora finito la pellicola, quindi io non so né come sono venute le foto di cui ho parlato prima, anche se ne ho parlato in maniera molto generica, né ho scattato quelle che mancano, quindi magari a fine video metto una carrellata, perché così magari è anche carino che continuo ad esplorare, anche se ho già girato il video che poi andrò a pubblicare. E niente, io ho detto tutto quello che dovevo dire e vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, se vi sono piaciute le cose che ho detto, le foto che ho scattato, mettete like al video, condividetelo e nei commenti continuiamo questa conversazione, che è davvero la parte interessante, perché voglio capire che cosa ne pensate voi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella così potete rimanere sempre aggiornati su quando pubblico nuovi video su questo canale. Grazie ancora a tutti quanti, io sono Shooty Tensi, scatto a pellicola e ci vediamo al prossimo video. Well, I heard you crying loud all the way across town. You've been searching for that someone, and it's me out on the prowl. As you sit around feeling sorry for yourself, but don't get discouraged now. So dry your crying eyes. I'm just roaming for the moments, pleasing my backyard, so don't get so uptight. You've been thinking about leaving me. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around.